Quinta puntata di Inter Calling Club, questa è una puntata assolutamente speciale. Io saluto subito tutti i club, ma saluto soprattutto Giulio Cesar. Eccolo Giulio che è già arrivato, è il nostro ospite speciale. Giulio, signori, ci farà da cicerone per la sala dei trofei, quindi cari Inter Club, cari tifosi, avrete modo di vedere la nostra sala dei trofei, è un accesso assolutamente esclusivo con Giulio, che ovviamente vi farà vedere un po' tutto quello che c'è da vedere. Eccolo qui Giulio, con quelli che abbiamo chiamato i Fantastici 4. Queste sono 4 maglie che rappresentano un po' la storia dell'Inter. Zanetti, Figo, Ronaldo e Matteus sono quelli scelti per le Fab Four. E poi eccola qui, questa invece è la nostra timeline che ci ricorda un po' tutti i successi che abbiamo ottenuto. Giulio ovviamente vi dico su cosa si è focalizzato? C'è bisogno? Direi di no, direi di no. La nostra nuova maglia, eccola qui. Ma fatemelo sentire Giulio però. Tutto bene? Ciao Come ragazzi, stai? tutto bene? Ciao, tutto bene? Ciao. Ciao. Io non vedo nessuno, però va bene. Tra un po' Ci siamo. parliamo. Adesso te li faccio vedere Giulio, anzi mi mostro anch'io tra poco. Ti piace la sala dei trofei Giulio? Adesso sto arrivando adesso. Tra l'altro tu hai dato una bella mano ad arredarla, questa sala. È vero, è vero, è vero. Che bello. Faccela vedere, eccola qui, eccola qui. Beh, direi niente male assolutamente. Adesso sapete cosa facciamo? Consegniamo a Giulio un portatile dove ci saremo tutti noi e scatteremo una foto, così insomma non è possibile purtroppo fisicamente essere in compagnia di Giulio, però è come se ci fossimo. Quindi mettetevi in posa, signori, perché adesso Devo fare la foto? la vostra posa migliore, perché non so quante volte vi capita di poter fare una foto con Giulio Cesare e con tutti i trofei dell'Inter. Allora? Pronti? 3, 2, 1, cheese! Bravo. Bravissimi, bravissimi tutti. Giulio, Dimmi. partiamo con le domande? Sì, partiamo. Allora, la prima domanda la fa l'Inter Club Acquaviva di Isernia con Giancarlo Scusa, Rossi. non ho sentito, puoi rifarla? Allora, la prima domanda te la fanno i ragazzi dell'Inter Club dell'Acquaviva di Isernia, Giancarlo Rossi e Antonio Di Franco. Prego, Ok. ragazzi, voce alta, mi raccomando. Ok, intanto Giulio, auguri per il compleanno. La domanda è questa. Grazie mille, grazie. Quando nel 2005 sei entrato a far parte dell'Inter, immaginavi di vincere così tanto e fare il triplete? No, sicuramente no. No, perché quello che pensavo era di dimostrare, no, il mio potenziale. Il primo obiettivo era di rimanere nella squadra, perché parlando dell'Inter, no, pieno di fuoriclasse, pieno di campioni, la mia preoccupazione prima sicuramente era di rimanere in rosa. Dopo di questo le cose, no, accadute di una maniera che io da piccolino non ci sognavo neanche. Sognavo di essere un portiere professionista, no? Un portiere importante, ma non di vincere così tanto. Però le cose hanno accaduto in modo in cui, sai, la mia carriera da futbolista è stato più di quello che sognavo da bambino, no? E sicuramente qua nell'Inter sicuramente è stato, penso, ho vissuto dei migliori momenti, no? Tutto così. Però dopo che comincia a vincere, che prende il gusto della vittoria, ogni anno che veniva volevo vincere di più, sempre, perché da quando prendi il gusto, no? È normale.
penso che è piaciuta la mia risposta. Direi proprio di sì, direi proprio di sì. Adesso andiamo in Trentino Alto Adige, perché Giulio, qui c'è tutta l'Italia che ci rappresenta, da nord a sud, oggi proprio non c'è assolutamente nulla lasciato al caso. Allora, Trentino Alto Adige con Matteo Dusini. Vai Matteo. Ciao Giulio, ti volevo chiedere, c'è stato un momento durante la stagione 2009-2010 in cui avete realizzato che stavate per realizzare qualcosa di storico? Alla fine stagione 2009-2010, quando si avvicinava alla fine, in cui penso quando la Sampdoria, no, ha vinto la Roma, a Roma, dei gol di Pazzini, penso che lì abbiamo avuto un segnale, diciamo. No? Ma Mourinho è stato una persona, un allenatore cui lui ci credeva tanto e la sua forza, penso, al di là di essere un grandissimo allenatore, era la parte motivazionale, diciamo. E mi ricordo una volta che lui, in una riunione, ci aveva detto che potevamo, no, vincere 3 su 3, o 2 su 3, o 1 su 3, o nessuna. E lui ha fatto scegliere da noi, no, questa possibilità in una riunione. Ovviamente che lì, in quel momento, abbiamo scelto di vincere 3 su 3. E sapevamo che era difficile, che era dura, ma le cose alla fine succedevano in modo positivo per noi. E lì abbiamo capito che era possibile farla. E dopo che abbiamo vinto la Roma anche, no, in Coppa Italia, lì ha dato ancora più forza. E quello che ho detto prima, nella mia risposta di prima, quando sei abituato a vincere e prendi il gusto, non vuole un altro risultato se non la vittoria. E penso che alla fine stagione, principalmente dopo questa riunione di Mourinho, e principalmente anche dopo la vittoria a Roma, in Coppa Italia, e le cose abbiamo cominciato a prendere sul serio che era possibile fare la tripletta. Direi una bellissima risposta. Allora, nella sala dei trofei c'è anche un ricordo particolare, un cimelio particolare proprio di Giulio. Ah, qua. Lo vedi Giulio? Vedo che ti stai avvicinando. Bravo. Questi sono i guanti della finale. Giusto Giulio? Sì, sì, questi, guarda, c'è anche il nome di Susanna, e Giulia e Cao e i miei figli, e dopo c'è la data, vedi? 22 maggio 2010, Madrid. 300 presenze in nerazzurro, tra l'altro, quel giorno. Era davvero destino. E sfruttiamo questa location per andare dall'Inter Club Cuneo con Alfio Pirra e Franco Scarcelli che hanno una domanda per te. Prego ragazzi. Ciao Giulio. Ciao. Ciao, ciao. Oltre alla famosa e strepitosa parata che hai fatto su Messi contro il Barcellona, quali altre parate che hai fatto di alto livello ricordi particolarmente? E che sensazioni ti danno queste grandi parate? Allora, sono state tante, no? La sensazione che un portiere può provare dopo una parata bella, e dico no, non dico bella, però ci sono delle parate che, al di là di essere bella, ma ci sono delle parate scudetto, diciamo. E mi ricordo che nel mio periodo nell'Inter ci sono state ho fatto tante parate scudetto, diciamo, no? E quello che posso ricordarmi qua, che non sono state così belle, ma sono state importanti. Mi ricordo una partita contro la Roma a San Siro, su Aquilani con piedi, no? C'era un'altra parata anche. Io penso il primo anno di Mourinho sono state tante parate che alla fine ha aiutato a sommare 3 punti. No? Mi ricordo uno
una Bologna, colpo di testa di Di Vaio, mi ricordo una su Inzaghi, un derby anche con Chiedi. Mica ricordare così sono state tante. Il rigore contro Empoli, sicuramente anche a San Siro, Inter di Mancini, secondo me il secondo anno che ero con Mancini, un rigore in cui abbiamo finito con un uomo in meno, c'era stato un rigore, ho parato, penso che la partita sia 1-0 bene. E penso che questi tre che mi sono ricordato qua sono state abbastanza importanti. Guarda Giulio, a me ne vengono in mente altre 10, 15, 20 forse, però. C'era il rigore su Ronaldinho che via, Esatto. fine no, anche se Milan era alla fine, anche se Milan segnava lì eravamo ancora davanti. C'è un colpo di testa di Xavi che mi ricordo anche, una partita di andata di Champions, abbiamo perso 2-0, però è stata una bella parata, non importante però bella. Sono tante, tutta la giornata a risolvere. Spero che queste in cui ho notato ti ha fatto felice. Grazie per le domande. Cuneo, soddisfatti? Grazie, assolutamente sì. Resta lì Giulio, perché adesso ci spostiamo a Cividale, quindi andiamo in Friuli con Giovanni Moreale e Martina Palomba, che hanno una domanda molto interessante secondo me. Vediamo. Ciao Giulio. Ciao. Quello che vorremmo chiederti è questo. Quando tu hai cambiato la tua maglia, la 12, per passare alla 1, con la 12 tu hai vinto tutto, che sensazioni hai provato? E perché l'hai cambiata? Guarda, non ho fatto bene, questa è una bella domanda. Nessuno non mi ha mai chiesto questo, perché la 12 è un numero il numero 12 è un numero che ci tengo tanto, no? Che porto tutta la vita. Oggi lavoro come procuratore e ho creato la mia agenzia, giocatore, la JC12 Sports. Io non lo so, perché lì è stato un momento in cui Franci avevi smesso, no? Toldo. Sì, Francesco Toldo. E Paolo Orlandoni, nello spogliatoio, mi ha detto: Giulio, devo prendere la 1, no? E lì è andata così, ho cambiato, però non è che mi sono pentito di cambiare, però penso che io dovevo rimanere con la 12 sicuramente. Prima perché ho vissuto dei bei momenti con l'Inter indossando la 12, e dopo era un numero già che tutti i tifosi, no, erano già abituati a vedermi con quel numero. Ma comunque la 1 è anche bella, però secondo me oggi, facendo come posso dire, una riflessione, penso che io non dovevo cambiare il numero, dovevo rimanere con la 12. Grazie. Hai comunque vinto qualcosa anche con l'altro numero, Giulio? Sì, è vero, abbiamo vinto con la 1, però penso che i periodi migliori sono stati con la 12, sicuramente. Siamo tutti d'accordo. Continuiamo il tour, ci spostiamo, vi facciamo vedere, anzi Giulio vi fa vedere un'altra ala, diciamo, della sala trofei. Eccola qui. Questo è lo spazio memorabilia. Giulio, ci sono un po' di magliette di tuoi ex compagni qui? Sì, c'è Marco, Decchi, Stankovic, Maicon, il nostro eterno presidente Giacinto Pacchetti. Come si dice questo in italiano? Gagliardetti. Gagliardetti, sì, Gagliardetti. Ci sono questi Gagliardetti, questo è bellissimo. Potete immaginare eccolo qui, giustamente. Facciamo un viaggio dietro, no? Guarda, ti faccio fare un altro viaggio, Giulio. Sì. Grazie.
all'Inter Club Almenno San Salvatore con Ivan e Matteo Benaglia che hanno una domanda per te. Okay. Ciao Giulio. Ciao, tutto bene? Sì, grazie. Secondo te chi è stato il più forte della rosa del triplete a livello di rendimento rispetto alle attese? E non vale dire Giulio Cesare. No, guarda, io penso che non è che non vorrei rispondere alla domanda, però per me è una cosa che viene insieme, diciamo. Penso che ognuno ha dato il suo contributo. Io da portiere, Francesco, anche se non giocava, era uno molto forte nello spogliatoio, a tenere la squadra su, a parlare, no? Usare la sua voce, la sua esperienza come portiere, come una brava persona come era lui, con Paolo Orlando lo stesso. Ognuno ha contributo si dice in italiano, contribuito, no? Per raggiungere quell'obiettivo, no? Sicuramente Milito, no? Ha fatto una cosa straordinaria che è segnare i 4 gol, no? nelle 3 finali. Ma la persona più importante che posso dire è stato José Mourinho, no? Perché gestire una rosa come la nostra, no? Con diversi campioni di differenti locali, di differente cultura, diciamo, non è facile. Mourinho era un piuttosto intelligente, fare tutta questa parte amministrativa dentro lo spogliatoio. E secondo me lui è stato responsabile perché lui prendeva ognuno di noi, faceva credere a ognuno di noi che eravamo noi nella nostra posizione il giocatore più forte al mondo, no? Lui faceva questa, come posso dire, questo incentivo mentale, no? Sicuramente lui è stato la persona più importante della rosa. È chiaro, dopo in campo siamo riusciti a mettere ognuno il meglio di se stesso, no? per vincere non solo la Champions, ma per entrare nella storia di questo meraviglioso club che è stato la tripletta. No? Questo sarà una cosa che rimarrà in tutta la vita. Spero di aver risposto bene alla domanda, ragazzino. E perché non lo vedo? Matteo, Ivan, soddisfatti? Io non lo vedo nessuno. Sì. Non vedo neanche la faccia. Volevo parlare con tutti. Sono tutti soddisfatti. Fidati di me, Giulio. Continuiamo il tour perché stai regalando a questi tifosi, credo. Come si chiama il mio amico che ha fatto la domanda adesso? Ivan o Matteo? Chi dei due? Ivan. Matteo. Un abbraccio, amico mio, di cuore, ok? Grazie. Io non ti vedo, però tu mi vedi. Ti vedo. Bellissimo. Questa è la prima storia che Matteo racconterà a tutti gli amici per tutta la vita. Allora, adesso continuiamo il tour, signori. Queste sono le foto, le vittorie più recenti. Nella maggior parte di queste c'è proprio Giulio. E qui abbiamo delle maglie, delle foto molto molto particolari. E da qui voglio chiamare in causa Carlo Vignati dell'Inter Club Somaglia. Vai Carlo. Ciao ragazzi, ciao Giulio. Ciao. Ciao. Benissimo, guarda. Ascolta, noi vorremmo chiederti, visto che noi interisti siamo, tra virgolette, dei romanticoni, no? Per noi l'Inter non è un tifo, ma è un amore. E siamo rimasti legati a tutti i giocatori che hanno indossato e onorato, chiaramente, la nostra maglia. E in particolare quelli che si sono dichiarati veri interisti anche dopo la fine della carriera, come Zamorano, Nicolino Berti, solo per citarne un paio, no? Per noi dei miti proprio. Vorremmo sapere qual è il tuo rapporto con l'Inter anche dopo l'addio al calcio. Allora, il mio rapporto con l'Inter è meraviglioso. Io oggi ho avuto l'opportunità, mesi fa, di
fare una partner con l'Inter, no? E per me è stato meraviglioso questo invito, perché è stata una società in cui ha cambiato la mia vita, la vita della mia famiglia sicuramente, e avere la possibilità di continuare a lavorare con questa società, no? È molto molto bello, fa stare ancora vicino a tante storie, a tanti tifosi che non mi hanno come oggi, no? Sto avendo l'opportunità di parlare con tutti voi, e per me questo è un piacere assoluto. L'Inter è una società in cui farà sempre parte della vita. Io dico, no? Sono un tifoso del Flamengo, perché sono arrivato lì ragazzino, a 12 anni, no? Alla squadra di Cori, ma ho preso un pezzo di questo Cori qua, ho messo l'Inter dentro, no? E allora sicuramente sono due società in cui fanno parte della mia storia, e c'è anche una terza, posso spiegare anche, dopo il mondiale, quello terribile mondiale in Brasile in cui abbiamo perso contro la Germania 7-1, no? Volevo smettere di giocare a calcio, il Benfica in Portogallo mi ha steso la mano, no? E mi ha fatto sorridere di nuovo, del calcio, di giocare, di fare quello che mi piaceva. Allora sono tre squadre che rispetto tanto, no? Che è Flamengo, Inter, Benfica, ognuno con la sua importanza sicuramente. Grandissimo. Grande. Grande Giulio. Guarda, è davvero un numero uno Giulio Cesare, anche se ha indossato il 12 e si è pentito di aver cambiato maglia, per me è un numero uno assoluto. Tra l'altro, a proposito di numeri uno, in questa zona dove si trova Giulio ci sono anche un paio di guanti che non sono assolutamente niente male. Esatto, è una maglia di chi sono, Giulio? Questo è di Vortesenga, il mitico Esatto. Vortesenga, bravissimo. Molto bravo. E proprio in merito a questo, Giulio, c'è Giulio Fezzardi dell'Inter Club Gozzolina, provincia di Mantova, che vuole farti una domanda. Sì, ciao Giulio, ciao. Ciao. Tanto grazie per le emozioni che ci hai fatto vivere. Grazie davvero. La domanda è, avere un vice esperto come Francesco Toldo è stato per te uno stimolo o una fonte di ansia? Penso un po' di tutte e due, ma penso che il stimolo primo, no? E quando una squadra ha la possibilità di avere nello stesso ruolo due giocatori allo stesso livello, no? È chiaro che alla fine si deve giocare uno, però quello che ho fatto con la maglia dell'Inter sicuramente Franci farebbe lo stesso sicuramente, perché stiamo parlando di un portiere che è stato anche lui nominato come portiere, no? Francesco aveva la sua importanza. Allora era una cosa bella perché uno spingeva l'altro e l'Inter guadagnava con questo, perché avendo due portieri forti che volevano giocare, no? Era una situazione in cui uno spingeva l'altro e tutti e due era preparato per giocare in qualsiasi momento, no? E France, da lui ho imparato tanto, anche tante cose della tecnica italiana, come parare, no? Usando un po' della tecnica italiana, perché ho fatto un mix della tecnica brasiliana, un po' di mix con la tecnica italiana, dopo è arrivato Silvino con la tecnica portoghese, allora ho fatto proprio un mix di ogni cosa che mi piaceva. E avere Francesco di fianco, il primo anno non è stato così facile, normale, però dopo il primo anno abbiamo avuto tutto il rapporto da fratello. Lui è quello che ho detto prima, è stato un personaggio importante per me, perché nello spogliatoio era uno che sapeva gestire, non era un importante, era una voce forte. E quello che ho detto, no? Se Franci avesse l'opportunità di giocare in finale di Champions o di stare in quel momento nel mio posto, sarebbe lanciato lo stesso sicuramente.
Beh, bellissimo, bellissimo Grazie. questo pensiero su Francesco Tollo. Continuiamo il tour e andiamo... Giulio, sei dappertutto, e il nono piano è praticamente il tuo piano. Sono stati 7 anni, 14 titoli, una media di 2 titoli all'anno. Questo non è... Mica male, mica male. male. Mica male. Guarda, andiamo a vedere ancora qualcosa, perché c'è una maglia molto particolare che voglio far vedere ai nostri tifosi. Chiaramente vogliamo anche un tuo commento, perché questa qui è la maglia di un tuo grande compagno di squadra, Giulio. Chi è? Sì, Adriano Lecce Ribeiro. Allora, io vado da Giovanni Di Palma e Fabio La Gangavasta di Montalto Fugo. Ho pronunciato bene? Spero di sì. Perfetto, perfetto. Grandi, perfetto. Che hanno proprio una domanda su Adriano Lecce Ribeiro, come l'hai pronunciato tu. Sì. Ciao Giulione, che ho bisogno, un saluto da Montalto Fugo che sta in Calabria, profondo sud. Ciao, un saluto ragazzi. Anche se non ci vedi, spero che ti arrivi un caloroso abbraccio da tutta la Calabria e dal profondo sud. Grazie. Sei sempre nel nostro cuore. Allora, hai dietro alle spalle, insomma, la maglia di Adriano. Sei arrivato all'Inter proprio grazie a lui. Il 2005 ti ha fatto da procuratore, insomma, ha fatto da uccellino nell'orecchio a Mancini, no? Dice, guarda che c'è un portierone bravo, brasiliano, perché non lo prendiamo? Ecco, vorremmo sapere da te le tue prime sensazioni, i tuoi primi momenti da interista, insomma, da questa nuova esperienza italiana che per te era una novità assoluta. Ecco, se ti sei, insomma, accorto di una società, di un pubblico, di un tifo diverso e particolare. Ecco, le tue prime esperienze, le tue prime sensazioni da interista. Allora, parlando di aria, veramente è successo più o meno in questa maniera, perché mi ricordo che alla fine 2004 scadeva il mio contratto con il Flamengo e parlavo col Porto del Portogallo. Era praticamente tutto chiuso lì, ma Adri mi ha fatto un squillo e io ho deciso di cambiare la trattativa con Porto, no? E cominciare a parlare con l'Inter. E è stata una situazione bella perché arrivando in Italia, no? Vedendo che in quel momento lì era il calcio più bello in Europa, diciamo, e la possibilità di imparare anche un'altra lingua, un sacco di cose, avere l'opportunità di conoscere un'altra cultura, ho deciso di venire lì. E le prime sensazioni è stata bella, ho deciso di andare a Verona già per cominciare a imparare un po' italiano, la cultura italiana, il calcio italiano, che è dura per un portiere arrivare in un calcio nuovo, dove tu devi conoscere i giocatori, il modo di giocare, perché per un giocatore è diverso, un giocatore che non gioca in porta è diverso quando arriva in Italia, sono i giocatori italiani che non conoscono quello che sta arrivando. Faccio l'esempio Kaká, nessuno lo conosceva, e quindi è stata una sorpresa. Per il portiere noi dobbiamo conoscere i vostri giocatori. Per me è stato non facile, però le prime sensazioni dopo siamo andati a Brunico, no, per fare il ritiro, era un po' timido, mi ricordo che Mancini faceva di tutto per togliere questa, non posso dire, questa timidezza, non posso dire in italiano, timidezza, bravo. E dopo il primo anno è stato molto bello, no? Ero già abituato, la lingua già parlava un po', e tutto ha cominciato a cadere nel modo in cui pensavo io da quando sono arrivato all'Inter, perché un amico in Brasile, giocatore, mi ha detto che i giocatori brasiliani quando vanno in Europa e dopo non riescono a rimanere lì e tornano in Brasile, è difficile tornare in Europa. E quello che ho messo in testa quando sono arrivato all'Inter, che io dovevo vincere qui, no? Arrivo lì all'Inter e devo rimanere lì. Questo era il mio primo obiettivo, no? Le cose hanno accaduto di una maniera che mi ha aiutato tanto.
dopo sappiamo tutti noi la storia, no? Come è finita. E penso che queste sono state le prime sensazioni da quando sono arrivato all'Inter. Perfetto. Soddisfatti, signori? Tutti soddisfatti? Grazie. Conferma di essere un numero uno anche nella vita, Giulio, con queste risposte. Grazie Giulio. Grazie. Grande. Vabbè, Giulio ci fa vedere di nuovo, ci fa fare un ultimo passaggio nella sala dei trofei. C'è la nuova maglietta qua, ragazzi. Volevo vedere la nuova maglietta. Sì, Bravo esatto. Giulio, facci vedere la nuova maglia. Questa qua. Sì. Sai ragazzi, oggi chiedo una per me. Porto una per me per portare mio figlio. Vediamo. Va bene. Ma guarda, voi dovete venire qui, non so se avete la possibilità di venire, però è un posto stupendo, bellissimo, pieno di storie, vale la pena, bello. Ovviamente appena ci sarà la possibilità, signori, proveremo a portarvi nella sala trofei, qui nella sede dell'Inter, a Viale della Liberazione, perché come mi diceva Giulio non c'è bisogno della mia conferma, però vi assicuro che è un posto magico. Giulio, ti trovi? Hanno fatto bene i conti? Guarda la timeline. Già, assolutamente sì, penso che quella è indimenticabile, Giulio, quella non... Questa è indimenticabile. È indimenticabile. Ma tutta la storia. E ovviamente, Giulio, se quella sala è così piena di trofei, buon merito di questo è anche tuo. Grazie mille. Grazie mille, Giulio. Grazie per le domande. Volevo fare un saluto a tutti voi e grazie sempre per dimostrare tanto, come posso dire, tanto affetto con la mia persona. Ringrazierò sempre i tifosi dell'Inter. Quello che abbiamo vissuto insieme è stato veramente meraviglioso. Grazie a tutti quanti. Grazie Giulio. Grazie. Grazie mille. Grazie Giulio. Grande Giulio. Voi restate qui, che voglio sentire un po' come è andata. Fantastico. Concordo, fantastico. Un grande calciatore, è una persona intelligentissima. Bravo. Un vero uomo. Persona alla mano, a noi ha dato la sensazione di una persona, di un ragazzo, un tifoso come noi, sembra più da questa parte che dall'altra, cioè non un divo e non un cartonato, nel senso un figurante, ecco, è un protagonista come noi del tifo, insomma. Purtroppo diciamo che l'occasione ce l'ha tenuto lontano, insomma avremmo voluto essere lì con lui e quindi poterci vedere negli occhi dal vivo, però quello che è passato da questa parte è di un interista, insomma, non uno che ha giocato nell'Inter. È vero che chiunque passa all'Inter più o meno, salvo rare e dolorosissime parentesi che chiudiamo, ma chi va all'Inter entra come giocatore ed esce come interista. Esattamente come chi è in un Interclub entra come tifoso ed esce poi come interista per la vita. Quindi questa emozione, almeno non so se il vicepresidente è d'accordo. Sono d'accordissimo. Non è finita qui, perché Giulio ha deciso di salire qualche piano più su e vuole farvi vedere la nostra terrazza. Vedi? Guarda, sono qui perché volevo farti vedere questa bellissima città di Milano, da qua sopra della sedia, qua, rooftop, bellissimo. Guardate ragazzi. Cosa ne pensi, vero? Questa è stata una sorpresa. Adesso sì, saluto tutti quanti, un bacio ancora e forza Inter, non dimentichiamo mai. Grazie Giulio. Ciao Giulio. Ciao. Signori, siete stati eccezionali come al solito. Mi fa sempre piacere prendere parte a queste chat in vostra compagnia, perché sono uno di voi, mi permetto di dirlo. Grazie mille, speriamo di sentirci presto, soprattutto di vederci presto, fisicamente. Grazie, ciao a tutti. Ciao ragazzi. Ciao.